A un certo punto sulla strada principale, la direzione delle KEF, siamo stati affiancati, anzi una pattuglia ci ha visto, ci ha lampeggiato, ha fatto inversione di marcia e ci ha scortato praticamente fino alle porte di Lecce. Sì, siamo sì, qualche chilometro qua. Facendoci strada fino a qua. Adesso aspettiamo il controllo dei documenti. Esatto, ci hanno arrivati a questa specie di posto di blocco, non so neanche come chiamarlo, perché proprio sembra quasi una frontiera, quindi è un po' più che un posto di blocco, credo che sia una struttura permanente. Hanno chiesto i documenti, ce li stanno controllando, speriamo ci facciano andare avanti, immagino di sì. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Siamo a Sbeitla, un piccolo paese del governatorato di Casserine, e stiamo visitando le rovine della città romana di Sufetula o Sufetola, non so come si pronuncia. Ed è impressionante vedere la dimensione di questi edifici, che sono solo gli edifici pubblici, e possiamo solo immaginare quello che era una città, che tra l'altro anche questa parte è stata ridimensionata dalle moderne costruzioni, ci hanno fatto la strada e così via. E non ci sono turisti, qua ci siamo solo noi. Visitiamolo assieme. Continuiamo il nostro viaggio verso nord perché vogliamo, essendo la prima volta che veniamo in Tunisia, vorremmo vedere il più possibile, quindi faremo la nostra prima fermata a vedere le rovine di Amaydara, e dovrebbero essere interessanti. Poi dopo andiamo a vedere il tavoliere di Yugurta, anche questo qua una montagnola con una particolare conformazione, e anche questo secondo noi dovrebbe essere abbastanza interessante. Faremo una puntatina per vedere da qualche parte al nord il mare, almeno siamo qua, andiamo a vedere anche il mare. Passeremo da Biserta per poi arrivare a Tunisi, dove prenderemo il traghetto per tornare a casa. È un percorso di circa 650 km, quindi non credo che lo copriremo tutto in un giorno, e quindi probabilmente saranno 2-3 giorni, dipende dal tempo che perderemo a far foto e così via. Lungo il percorso si incontrano dei paesini che praticamente sono quattro case lungo la strada, però è incredibile vedere come ci sia del fermento, dove c'è sempre gente che comunque fa qualcosa, che aggiusta, che al bar, magari chiacchiera, magari stanno facendo qualsiasi cosa, ma c'è sempre gente, c'è sempre qualcuno che fa qualche cosa che non è così usuale. Almeno io, passando nei paesini della nostra bassa, vedo sempre questi paesi praticamente vuoti, e quindi questo mi è un po' colpito, insomma, mi colpisce un po'.
Qualche decina di chilometri fa abbiamo incrociato una polizia locale, una sorta di polizia locale, ha acceso il lampeggiante, ha fatto inversione di marcia e ci ha fatto segno. Ecco là. Tutto il mondo parla. E dicevo... Ciao, ciao! Dicevo, ci ha fatto segno di seguirlo, solo che sono passati circa una ventina di chilometri, noi dovevamo deviare in una strada e non abbiamo ancora capito perché dobbiamo seguirlo. Vabbè, continuiamo a seguirlo, però ci sta facendo, diciamo, fare un percorso diverso da quello che volevamo fare. A un certo punto nella zona vicino a Caserina, sulla strada principale, Sì, sulla strada principale. una pattuglia, come ci ha visto, ha fatto inversione, ci ha accompagnato fino diciamo all'inizio di Le Caf, siamo alle Caf. Sì. Quindi ci ha accompagnato fino a qua dove c'era una specie di posto di blocco e adesso ci stanno controllando i documenti, per la nostra sicurezza sarà sicuramente. Va bene. Allora, il controllo dei documenti è durato abbastanza, qualche buona decina di minuti, sono stati gentilissimi, ci hanno anche dato da bere, ci hanno dato l'acqua fresca, sono stati molto gentili, però adesso ci hanno detto di continuare a seguire, per la nostra sicurezza. Fino ad ora non mi ero mai sentito, a dire la verità, in pericolo, però lo sapranno meglio loro. Comunque continuiamo a seguirli anche se abbiamo già saltato due posti che volevamo vedere. Adesso gli abbiamo chiesto di mangiare qualcosa. Ho voluto mangiare la pizza in Tunisia. Dopo vi diciamo com'è, se è buona o non è buona. Aspetta quella della pizza. Somiglia un po' alle pizze francesi con l'emmental porta mozzarella, però si mangia. Al posto di blocco gli abbiamo detto che noi volevamo mangiare qualcosa, un po' perché era vero, ma anche un po' perché volevamo vedere se ci abbandonavano. In realtà ci hanno portato in una pizzeria e abbiamo detto questi sono italiani, voglio mangiare la pizza. Vabbè. E poi ci hanno detto aspettateci qua, perché dopo vi accompagniamo, porca vacca. Vabbè, noi in realtà li abbiamo aspettati, la pizza comunque era passabile. Li abbiamo aspettati anche per 40 minuti, ma visto che non arrivavano, con la scusa di non voler guidare di notte, abbiamo detto al ristoratore di dirgli che noi, appunto, non volendo guidare di notte, siamo partiti. Speriamo che questo non ci crea qualche casino come ci segnalino, ma non credo. Questi ultimi 100 km il paesaggio è cambiato radicalmente, ci sono pascoli, c'è verde. Allora a un certo punto abbiamo deciso di deviare, andare verso il Cap Negro, che dovrebbe essere una punta qua giusto in fondo a questo, subito dopo questo promontorio. Andiamo a vedere com'è.
Questi sono paesaggi che noi siamo abituati a vedere, potremmo essere in Sardegna, potremmo essere nel sud della Francia. Non è la Tunisia, diciamo, che si vede nelle pubblicità dove ci sono i deserti infiniti, le dune, i dromedari, però devo dire che anche se sono paesaggi che siamo abituati a vedere, arrivare al mare dalla montagna è sempre una cosa estremamente affascinante. È un'altra Tunisia, ma è comunque bella. Una deviazione a Capo Negro, piccola per modo di dire, perché per arrivare qua c'è un bel pezzo di strada. È probabilmente una località turistica, ma non in questo periodo, perché non c'è praticamente nessuno, anche il bar è chiuso, e quindi non ci possiamo neanche prendere il tradizionale tè alla pesca. Però insomma ci siamo goduti il paesaggio. Proseguiamo il nostro percorso verso nord, verso Biserta, è una città a cui non dedicheremo molto tempo perché ormai purtroppo il tempo stringe, è un peccato perché sicuramente ci si potrebbe passare qualche ora, forse anche un giorno. Biserta è stata l'ultima roccaforte francese, fino al 62 se ricordo bene, dove c'è stato un periodo nel 61 di crisi con la Tunisia proprio per questa città. Adesso è più una città turistica locale, ma anche turistica là. Sì, qua bisogna sempre fare un po' di attenzione alle buche, perché le strade sono asfaltate, ma comunque ci sono ancora tante buche molto profonde. Quindi dopo il nostro viaggio proseguirà verso Tunisi, che è la città da cui prenderemo la nave per il ritorno. Meccanico di tutto. Sapete che poi è barista anche. Ci siamo fermati per bere il classico tè in un autogrill locale, chiamiamolo così, no, in un baretto dove sicuramente non è molto frequentato dai turisti, e abbiamo preso un tè di fianco a questa officina di un ragazzo che era un tuttofare. Veramente bello vedere come comunque col fil di ferro, con qualsiasi cosa aggiustano davvero tutto. È bello, a me affascina questa cosa. Io consiglio di fermarsi in questi posti, di vincere un po' la diffidenza e di fermarsi, perché comunque si trova sempre gente molto cordiale, socievole. Ho riacceso la telecamera, anche se non so se si apprezzerà molto, per far vedere la condizione del manto stradale. Ci sono delle buche veramente molto profonde, non larghissime ma profonde, e considerando il fatto che siamo su asfalto, non su terra o su fuoristrada, il dente dell'asfalto è molto pericoloso. Preso in velocità, secondo me, potrebbe fare dei danni, quindi se passate da qua fate attenzione. Siamo ripartiti questa mattina da Biserta, ieri sera siamo arrivati che era abbastanza tardi, quindi l'unica cosa che siamo riusciti ad andare a visitare era il lungomare, dove c'è questa conformazione particolare delle rocce e nient'altro. Questa mattina il tempo non promette nulla di buono, siamo già nella periferia di Tunisi e via, adesso andiamo a Tunisi perché vogliamo visitare anche la Medina e il centro storico. Attacchiamo anche la Tunisia, pensiamo finalmente l'abbiamo fatta.
Aspetta. Grazie, grazie. Merci madame. Merci. Questa mattina dedicheremo un po' di tempo per andare a visitare quel che rimane di Cartagine, questa antica città fenicia che tanto ha dato da fare ai romani. E poi andremo alla Medina, così riusciremo a vedere la Medina di Tunisi e magari per comprare anche qualche ricordo di questo viaggio. È tutto un po' rapidamente perché siamo veramente agli sgoccioli del viaggio. Visita veloce a Cartagine. Cartago. E questo era l'antico porto. Noi avevamo guardato prima di venire, ci siamo un po' documentati, quindi abbiamo visto le foto, la ricostruzione del porto e ci aveva affascinato. E qua si vede quello che è rimasto. In pratica tutto intorno c'era la parte commerciale, adesso purtroppo non si vede dall'alto, ma io lo metteremo com'era, così si vede. E in mezzo c'era invece la parte, diciamo, quella militare, dove c'erano i militari, dove c'era... E adesso c'è rimasto i pescatori, insomma. È ancora un porto molto protetto, quindi è sfruttato dai piccoli pescatori per proteggersi dalle barche, dal mare. Siamo sempre a Cartagine, terme di Antonino, forse sono la parte più famosa forse delle rovine di Cartagine. La guida ci ha raccontato che qua c'è praticamente era il locale tecnico delle terme, cioè quindi dove c'erano probabilmente la parte per scaldare l'acqua e così via. Sopra c'erano vari piani, quindi questo qua era il primo piano, vari piani di terme, quindi era un edificio veramente imponente. Allora, rispetto a quello che sono gli altri siti archeologici, questo è quello più visitato, quindi ci sono molte più persone, molti più turisti. E forse è quello meno conservato. No, diciamo che non è quello conservato meglio tra quelli che abbiamo visitato noi. Sicuramente c'è rimasto poco rispetto a quello che doveva essere la struttura originale. Qua siamo semplicemente nelle terme di Cartagine, quindi davvero ben poca cosa rispetto a quello che era tutta la città. E se si vuole visitare altre parti di quello che era Cartagine bisogna muoversi con un mezzo, perché non è proprio tutto così la portata di mano. Anzi, ci sono molti siti tutti sparsi un po' in giro. Quindi... Mentre in altri posti che siamo andati c'era pochissima gente, davvero pochissima gente. Teatro... però erano conservati veramente molto bene, molto meglio di questo. Dove siamo, Patata? Dove siamo? Alla Medina. Di Tunisi. In Tunisi. Uguale a molte altre medine. Sì, simili, però, sì. Adesso, molto commerciale. Beh, normale, la Medina. Normale. Però mi sembra che rispetto a quella di Marrakech, ad esempio, c'è meno rischio di essere investiti dalle macchine. Sì, è più tranquillo, ci sono motorini. Qua non ci sono i motorini. Cos'altro? Sembrano così, meno insistenti anche. Sì. Sembra, ti lasciano guardare e non dicono niente. Ultimo giorno in Tunisia. Sì, ultimo giorno. Stasera, stanotte, anzi a luna prendiamo il taxi, torniamo. Abbiamo deciso di dormire non in centro, come di solito si fa, ma sul mare, quindi a 15 km dal centro. Sì. Questa è la vista su Tunisi, là c'è il porto della Golette.
Lì sotto dovrebbe esserci Cartagine, da qua si vede il mare. Adesso prendiamo un taxi, andiamo in centro, poi eventualmente andremo a visitare anche Cartagine. Ieri abbiamo attaccato l'adesivo, ormai non abbiamo più spazio, dovremo invadere anche l'altra valigia e via. E via. Finita, quasi finita anche l'avventura di Tunisia. Sì. Poi daremo, Ciao, questo capitolo è finito. poi facciamo un resoconto. Non so, la mano abbastanza lunga, dovremmo prendere uno Allora, siamo alla fine del nostro viaggio, diciamo, della nostra avventura. ma in fondo della nostra avventura. In fondo c'è la Tunisia, si vede da dietro, È in fondo. non si vede più perché siamo troppo lontani. Abbiamo fatto quasi 4.000 km di Tunisia, quindi l'abbiamo girato in lungo e in largo. In lungo e in largo. L'abbiamo girata. Abbiamo girato. Diciamo che qualche posto è stato veramente bello suggestivo, abbiamo visto paesaggi che sicuramente non sono usuali per noi, non li vediamo spesso, altri posti che forse se dovessi tornarci non li rifarei, non perché non sono belli, magari sono belli, ma però non sono, diciamo, nelle nostre corde. Se dovessi rifare il giro probabilmente lo farei un po' più corto, approfondirei certi passaggi che abbiamo fatto che secondo me ne vale la pena e così via. Vuoi dire qualcosa, Mirko? Niente. Niente? Ottimo viaggio Patata? da ripetere. Ci sono 2 o 3 cose che mi sono rimaste lì e quindi il prossimo giro vedremo vedremo di approfondire. Ok? Finito? Finito. Ciao. Ciao.